CRISPR, noto anche come CRISPR-Cas9, è il più potente e preciso sistema di editing genetico mai sviluppato dall'uomo. Derivato da un meccanismo di difesa naturale presente nei batteri contro i virus, CRISPR è oggi utilizzato in laboratorio per tagliare, modificare e riscrivere il DNA di qualsiasi organismo vivente, compreso l'uomo. Questo sistema sfrutta l'enzima Cas9, guidato da una sequenza di RNA personalizzata, per localizzare un punto specifico nel genoma e tagliare con precisione chirurgica il doppio filamento del DNA. Una volta effettuato il taglio, è possibile disattivare un gene, correggere una mutazione oppure inserirne uno nuovo, aprendo così la strada a terapie geniche potenzialmente risolutive per centinaia di malattie genetiche. Tra le patologie oggetto di studio ci sono l'anemia falciforme, la distrofia muscolare di Duchenne, la fibrosi cistica, la corea di Huntington e alcuni tipi di cecità ereditaria. Non solo, la ricerca oncologica utilizza CRISPR per progettare linfociti ingegnerizzati capaci di combattere cellule tumorali in modo mirato, con promettenti risultati in fase sperimentale. L'evoluzione della tecnologia CRISPR ha portato allo sviluppo di varianti ancora più precise, come Cas12, Cas13 e il cosiddetto prime editing, che consente correzioni genetiche senza introdurre rotture nel DNA, riducendo i rischi di errori e mutazioni indesiderate. CRISPR è anche uno strumento fondamentale nella biotecnologia agricola, permette la creazione di piante più resistenti ai parassiti, alla siccità e ai cambiamenti climatici, senza dover introdurre geni estranei come avviene negli OGM classici. Le colture editate con CRISPR, già autorizzate in alcuni paesi, promettono di rivoluzionare il modo in cui produciamo e consumiamo il cibo, contribuendo alla sicurezza alimentare globale. Ma CRISPR non è solo una tecnologia scientifica, è anche un catalizzatore di dibattiti bioetici senza precedenti. L'editing genetico delle cellule germinali umane, ovvero modifiche ereditabili, solleva domande profonde su cosa significhi intervenire sulla natura umana. Il caso del ricercatore cinese Yi Jiankui, che nel 2018 annunciò la nascita delle prime bambine con DNA modificato tramite CRISPR, ha scosso la comunità scientifica e spinto verso una riflessione internazionale sulla regolamentazione dell'editing genetico. Le principali accademie mondiali chiedono un approccio cauto, trasparente e condiviso, per evitare usi pericolosi o eugenetici della tecnologia. Nonostante queste preoccupazioni, l'interesse nei confronti di CRISPR continua a crescere. Start-up biotech, università e giganti farmaceutici stanno investendo miliardi nello sviluppo di terapie personalizzate basate su CRISPR, che potrebbero arrivare nei prossimi anni sul mercato. Oltre alla medicina e all'agricoltura, CRISPR apre scenari impensabili fino a pochi anni fa. Si parla di de-estinzione di specie scomparse, di bonifica genetica di zanzare portatrici di malaria, di editing nei microbi per degradare plastica o produrre carburanti biologici, fino alla possibilità di modificare i geni responsabili dell'invecchiamento o delle capacità cognitive. In definitiva, CRISPR rappresenta un punto di svolta epocale per l'evoluzione controllata dall'uomo. Il potenziale di questa tecnologia è immenso, ma deve essere accompagnato da una profonda consapevolezza etica, sociale e culturale. Non siamo di fronte solo a una tecnica, ma a uno strumento capace di ridefinire la biologia, la medicina e forse il concetto stesso di ciò che siamo. Comprendere a fondo CRISPR oggi significa prepararsi a un domani in cui la manipolazione genetica non sarà più un'eccezione, ma una possibilità concreta nella vita di milioni di persone. Che si tratti di curare malattie incurabili, salvare ecosistemi o ampliare i limiti dell'evoluzione, CRISPR segna l'inizio di una nuova era nella storia della scienza e dell'umanità.